Cari amici, ciao a tutti, io sono Saverio Rosa, dietro di me la foce del Chioma, un torrente che dopo appena 8 km di percorso fluviale si getta in mare e crea lo spot idoneo per la pesca che andremo a affrontare quest'oggi. Nonostante le apparenze di luminosità, questo sarà un video di pesca in notturna con la bolognese e gambero vivo per andare a insidiare Soame Style Branzino. Siamo venuti parecchio prima delle ore del calasole e del tramonto, perché questo è uno spot particolarmente battuto e dobbiamo arrivare piuttosto presto per assicurarci il miglior punto, il punto dove abbiamo già posizionato le nostre attrezzature. Quale miglior posto da scegliere se non il punto in cui la corsa del torrente finisce e si immette in mare? Meglio se, come in questo caso, la fine della corsa del fiume è adornata, contornata e delimitata da due scogliere che creano una strettoia. Noi ci posizioneremo esattamente nel centro di questo spazio, poiché so che nel mezzo avremo una profondità di circa 130-140 cm che ci permetterà di espletare la nostra azione di pesca nel migliore dei modi. Quindi a questo punto non ci resta che iniziare a preparare le attrezzature. Come disponiamo la piombatura? La piombatura dovrà essere una piombatura che creerà un sistema di zavorra che diminuirà man mano che ci avviciniamo verso l'esca. Questo per dare al gambero la possibilità di fluttuare nell'acqua e risultare quindi più catturante. Partiremo quindi con posizionare 5 pallini dello 0,34 subito in prossimità del galleggiante. Abbiamo detto che più o meno il fondo qui per esperienza è circa 140 cm, quindi il totale del terminale dovrà essere intorno ai 120 cm, non di più, perché il gambero dovrà stare leggermente staccato dal substrato del fondale. Posizionati i piombi di grandezza superiore, quindi il massimo che il dispenser ci fornisce, infatti si tratta dello 0,34, continueremo a piombare il sistema pescante posizionando in progressione altri piombini, diradandoli man mano che ci avviciniamo verso quella che poi sarà l'esca. Diraderemo e diminuiremo anche il tipo di grammatura, passando successivamente a uno 0,24, uno 0,16 e poi finiremo con uno 0,10. Sto parlando di 0,10 grammi di grammatura. La piombatura potrà dirsi completata quando il calcolo della zavorra sarà di circa 3/4 rispetto alla taratura massima del galleggiante. Pescheremo con un galleggiante da 3 grammi, quindi tareremo il galleggiante intorno ai 2,2 grammi, 2,3 grammi. Adesso che abbiamo zavorrato il nostro sistema pescante apponendo dei piombini sul filo che abbiamo in bobina, lo 0,16,5 dell'XPS Match Strong, non ci resta che andare a costruire l'ultimo tratto del sistema pescante, in particolare il terminale. Sarà costituito da uno 0,12,5 di fluorocarbon 100%. Chiaramente dobbiamo andare a scegliere un fluorocarbon di primissima qualità e per questo scopo ho individuato il miglior fluorocarbon per questa tipologia di pesca, in particolare il Trabucco T-Force XPS Fluorocarbon Saltwater. Trattasi di un filo dalle caratteristiche eccellenti che lo rendono un alleato perfetto per qualsiasi azione di pesca in mare. In ultimo posizioniamo l'amo, amo di primissima qualità, in particolare Trabucco Shinken. Trattasi di ami in acciaio e carbonio affilati chimicamente con una punta veramente
micidiale che non lascia scampo all'apparato boccale del pinnuto. Sistema pescante pronto, ora non ci resta che aprire la canna, posizionarci sullo scoglio corretto e aspettare le tenebre. Provvediamo a fare una misurazione del fondo. Io più o meno so che siamo intorno dal metro al metro e mezzo di fondale, però una sonda di qualche prova, visto che comunque dobbiamo aspettare le tenebre, sembra una cosa più che doverosa e più che azzeccata da fare. Ecco fatto. Il fondo che abbiamo a disposizione è più o meno questo qui, come da pronostico del resto. Quindi adesso non ci resta veramente che appoggiare la canna, preparare gli Starlight e metterci ad aspettare che arrivino le tenebre. Parliamo adesso di come andare a innescare il nostro crostaceo decapote. L'innesco del gambero deve essere fatto con una particolare attenzione. Dovremo procedere in senso ventro-dorsale, quindi vediamo ora nello specifico come innescarlo nella maniera corretta. Prima di tutto scegliamo chiaramente un gambero della specie gambero maggiore, il gambero dalle striature rosse di dimensioni maggiori, il gambero che chiaramente è un gambero con abitudini notturne, quindi adattissimo a quella che sarà la nostra azione di pesca. Allora, dobbiamo inserire la punta dell'amo in senso ventro-dorsale, cioè inserire la punta dell'amo in prossimità di quelli che vengono denominati pleopodi. Sono le gambette della parte posteriore del crostaceo che permettono al crostaceo di nuotare. Quindi inseriamo la punta in senso ventro-dorsale, facciamo fuoriuscire la punta stessa dal carapace superiore. Questo perché? Perché chiaramente il gambero nel momento della paura, nel momento in cui si trova ad avere a che fare con il suo acenimo nemico, la spigola, tenderà a chiudersi su se stesso. Chiudendosi su se stesso farà fuoriuscire ulteriormente la punta dell'amo, che risulterà a quel punto un'arma micidiale contro il nostro pinnuto. Eccola, pesciotto in arrivo, pesce da giocarsi, sta venendo verso la scogliera, non è un pesce particolarmente grosso, guardate come cerca di entrare dentro il letto fluviale della foce. Si allarga, purtroppo non posso tirare perché pescando con il 12,5 più di tanto non riesco a gestire il pesce nella maniera corretta. Eccola là, incomincia ad affiorare. Il gamberino, ragazzi, è micidiale. Eccola là, vieni da noi. È un pesce che sarà circa 4 etti, non di più, ma mi si è slamato. Succede, sono cose che succedono. Vediamo un po' cos'è successo. Purtroppo si è slamato. Anche questa è pesca, anche questa è sportività. Comunque è un buon segno, sembra che le spigole in giro ci siano
quindi continuiamo fiduciosi. Altro pesce, questo ha mangiato laggiù nel centro, non so se riuscite a intravedere lo starlight fin dove è arrivato questo pesce. Sembra un pesce più dignitoso rispetto a quello perso pochi attimi fa. È un pesce chiaramente che sto lavorando anche questo con l'ausilio dell'antiritorno, che in questo piccolo gioiello della tecnica, parlo del mulinello, è davvero perfetto per gli usi per cui è stato progettato. Ora sto cercando di riguadagnare la vicinanza al molo. Non posso forzare perché il filo del 12,5 e le affilate gagge del branchie del pinnuto possono mettere veramente in pericolo, in difficoltà tutto il sistema pescante. Intanto in lontananza incomincia ad affiorare la nostra preda, sta sgallando, è una spigola come da programma, una splendida spigola che ora si sta addirittura avvicinando alle ultime fasi della retinatura. Vieni da me, vieni da me, vieni da me. Là. Eccola qua. Pescare di notte ha sempre un fascino particolare, ma col pesce in canna vi assicuro che il fascino diventa brivido. Bella spigoletta. Purtroppo la taglia non è delle più entusiasmanti, però ci dobbiamo anche un po' accontentare. Tra l'altro vedo che in bocca ha ancora un frammento di coda di gambero, il residuo di un boccone indubbiamente gradito dal branzino. Lo splendido strumento che sto impugnando è la Trabucco Energia 2 KS, un vero concentrato di tecnologia al servizio del pescatore sportivo. Vediamo di parlare nello specifico delle caratteristiche tecniche di questo gioiello di casa Trabucco. Lo splendido attrezzo con cui mi vedete pescare in questo video è l'Energia 2 KS All Round bolognese. In particolare è una 7 metri, disponibile anche nella misura di 6 metri. Come abbiamo detto stiamo parlando di energia, quindi stiamo parlando del massimo livello tecnico della produzione bolognesi Trabucco. Anche questa volta il nome Energia non è andato sicuramente a caso, è andato da una canna che vi assicuro farà innamorare gran parte dei pescatori, chiaramente di acque interne, ma anche dei pescatori che fanno la nostra pesca, la pesca dell'acqua salata. Come potete vedere è un oggetto studiato in Super Slim Blank, chiaramente un disegno particolarmente sottile e raffinato, non poteva che accompagnare uno strumento di questo pregio. La canna Energia 2 KS All Round è montata con anelli in pietra SICK gambo lungo, che è il perfetto abbinamento da mettere su una canna in grado di gestire al meglio il pesce in qualsiasi situazione di pesca. L'Energia 2 KS è stata realizzata con il miglior carbonio di casa Trabucco. Il carbonio di cui stiamo parlando è il CX2 Carbon Nanotech, è un materiale ormai super collaudato, è esente totalmente dai rischi strutturali e questo avviene grazie alla dispersione micrometrica della speciale resina nanotecnologica che va addirittura a cementare diversi livelli di tessuto e rende questo oggetto veramente incredibile e in grado di dare delle prestazioni eccellenti in qualsiasi situazione di pesca. Uno strumento leggerissimo, uno strumento che ad impugnarlo è veramente una gioia, ve l'assicuro. È una canna adattissima per la pesca che stiamo facendo quest'oggi, ma anche per la classica pesca con il bigattino a branzini, a saraghi, a orate. È una canna direi più che polivalente, una canna però di altissimo e elevatissimo pregio tecnico. Eccolo, altro pesce
Altro pesce che sta mettendo a dura prova il nostro Invictus, che cede frizione sfruttando la fluidità dell'antiritorno resa possibile, resa così fluida grazie alla struttura del rotore con un'altissima percentuale di carbonio. Per questa pesca io scelgo sempre di gestire i pesci con l'antiritorno. La canna poi di 7 metri mi permette di gestire il pesce al meglio. Ora questo in particolare sta cercando gli scogli. Ora l'ho staccato. Eccolo qua, la nostra preda appare sfinita e si accinge ad avvicinarsi al nostro retino. Ecco qua. Ragazzi, anche questa direi che è una preda degna del nome Branzino. Dobbiamo accontentarci e non sperare di andare a individuare dei pesci giganteschi, ma questa qui comunque è sicuramente una taglia più che dignitosa. Ci hanno fregato un gamberetto, una affondata, una falsa mangiata. Io pensavo fosse una falsa mangiata, in realtà era una mangiata al 100% perché ci hanno rubato l'esca e senza tra l'altro rimanerci, quindi cosa molto, molto irritante. Vedremo di vendicarci quanto prima. Il mulinello che ho in mano è un vero e proprio concentrato di potenza e tecnologia, l'Invictus 2005 FA. Vediamo di parlare nello specifico delle caratteristiche tecniche del piccolo strumento che impugno. Mi sembra doveroso parlare adesso del mulinello con cui sto pescando. Anche questo è un prodotto che lascia ben poche critiche. È un piccolo gioiello della tecnica equipaggiato con ben 10 cuscinetti. Sto parlando dell'Invictus, in particolare nella misura 2005, disponibile in 3 misure, 2005, 4000 e 5000. Il massimo della tecnologia progettuale impiegata per la realizzazione di questo mulinello gli permette un'imbobinatura perfetta e una percezione delle oscillazioni praticamente inesistente. Questo è reso possibile grazie al rotore che, pensate, è in carbonio, quindi una struttura ancora più rigida ma allo stesso tempo più leggera. Tutto questo mix di elevata tecnologia conferisce a questo strumento una fluidità di recupero davvero disarmante e una potenza di max drag di ben 7,3 kg per la misura 2005, pensate. Lasciatemi dire che l'Invictus non è solo bello, è un alleato infallibile e perfetto anche per noi pescatori di mare. Questo perché? Perché all'interno è equipaggiato con ingranaggi in acciaio inox, così come in acciaio inox sono anche i cuscinetti che hanno una doppia schermatura anti-salsedine. Oltre a questo, chiaramente, la frizione è completamente stagna, quindi nessun agente atmosferico sarà in grado di penetrarvi all'interno. Eccola qua, altra preda, altra partenza decisa, un'affondata. Sfruttiamo l'incredibile fluidità del mulinello Invictus nella misura 2005 e intavoliamo un combattimento nel migliore dei modi. Intanto il pesce comincia a affiorare. Bel pesce, bel pesce, bel pesce, bel pesce. Questo incomincia a essere un pesce di quelli che ci piacciono. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. La notte è sempre un'emozione e una difficoltà aggiunta a prendere pesci, che a vederlo così è un pesce sicuramente sopra il mezzo chilo.
l'energia 2KS ha fatto miracoli anche questa volta. Bel pesce, splendido, splendido pesce. Sua Maestà la spigola. Eccola qua, la magnifica spigola della taglia che ci piace. Pesce da 800-900 grammi, quindi una preda sudata ma super gradita. Io non ce la faccio a non sorridere e a esternare la gioia quando vedo pesci del genere. Quindi bene, contentissimo e andiamo avanti. Cari amici, questa sera stiamo mettendo in campo un'esca veramente micidiale. Sto parlando chiaramente del gambero, ma perché il gambero risulta così catturante agli occhi della spigola? Come sappiamo, la spigola è un predatore voracissimo che ha la caratteristica di avere una linea laterale particolarmente percettiva. La linea laterale è un organo accessorio dei perciformi predatori che gli permette di individuare la loro preda all'interno del mezzo idrico, dell'acqua, anche in condizioni di bassissima visibilità. Questa linea laterale è altamente ricettiva ai campi magnetici emessi dalle loro prede e alle vibrazioni. In particolare il gambero concentra in se stesso il massimo delle vibrazioni e del campo magnetico. In particolare di vibrazioni si parla poiché il gambero nella parte ventrale ha queste piccole setole che gli permettono di muoversi, i pleupodi. I pleupodi in movimento creano delle micro vibrazioni percepite dalla spigola e rendono il gambero incredibilmente appetibile e irresistibile agli occhi del branzino in caccia. I più attenti appassionati si saranno resi conto che nel nostro secchio sono presenti due tipologie di gamberi. Differiscono sia per grandezza che per fattezza, infatti appartengono a due specie differenti. Vediamo come impiegarli nel migliore dei modi. Nei riquadri che sono apparsi sulla mia sinistra potete osservare le due specie di gambero a confronto. Nel riquadro superiore abbiamo il gambero maggiore, il Palaemon serratus, mentre il riquadro inferiore vede come protagonista il gambero di porto, cioè il Palaemon elegans. Sono due gamberi con abitudini, con etologia completamente diversa. Il primo, il Palaemon serratus, quindi il gambero maggiore, ha abitudini notturne, mentre il secondo ha abitudini diurne. Cosa significa questo per noi? Significa che noi dovremo andare a mettere chiaramente il gambero serratus, quindi il gambero maggiore, il gambero con abitudini notturne, quando andiamo a pescare la notte, mentre dovremo andare a scegliere il Palaemon elegans, quindi il gambero di porto, quando invece opteremo per sessioni di pesca alla spigola diurne, quindi di giorno. È sempre buona norma quindi proporre il gambero giusto in base al momento della giornata in cui ci troviamo a pescare. Cari amici, sono ormai le 23, quindi direi che è arrivata veramente l'ora di abbandonare questa splendida cornice della foce del Chioma e ritirarci nelle calde case per riscaldarci, per così dire. Le catture sono arrivate delle spigole, catture multiple, purtroppo non di taglia così entusiasmante, ma comunque anche questa è pesca, bisogna saper apprezzare anche pesci non giganteschi, per così dire. Non mi resta quindi a questo punto che salutarvi e rimandarvi al prossimo appuntamento di Pesca Insieme. Ciao a tutti, alla prossima!